Forse pensate che i maxi rib non siano interessanti come gli yacht, ma questo è P50, firmato Technorib. Voglio invitarvi a vedere questo servizio dicendovi che il disegno della carena è di uno studio di progettazione che ha fatto capolavori nel settore delle competizioni e delle imbarcazioni professionali veloci. Sto parlando di Mannerfeld Design Team. Naturalmente al progetto ha partecipato anche il cantiere costruttore, Technorib, in favore del quale è stato concesso l'uso del marchio Pirelli, ovviamente sotto severe condizioni, a garanzia della qualità del prodotto. È buona norma, quando salite a bordo come ospiti, farsi dire subito dove sono le attrezzature di sicurezza. Non è solo una questione di stile o sportività. Quando sali a bordo di un gommone, percepisci sensazioni diverse rispetto a uno yacht. Forse succede solo a me, ma mi sento più libero, meno formale. Come hashtag metterei Sport Life piuttosto che Luxury Life, anche se questo in realtà è più che lussuoso. È fantastico camminare per 15 metri sullo stesso livello, senza ostacoli, anzi, si può anche correre. La prua è più di un solarium, è anche una dinette dove sedersi a conversare e a sorseggiare un cocktail. Qua e là troviamo il battistrada degli pneumatici Pirelli, è inevitabile. I tienti bene ci permettono di restare qui a prua anche in navigazione e lo schienale ci consente di sdraiarci senza intercettare la visuale del pilota. Il parabrezza è un marchio di fabbrica nato con i modelli più piccoli e mantenuto anche su questo maxi rib. Il suo prolungamento è un hardtop di vetroresina che contribuisce a dare un'immagine molto sportiva. Bere e mangiare sono tra le tante cose piacevoli che si possono fare in mezzo al mare e questa doppia fila di mobili cucina non aspetta altro che essere attrezzata come volete. Non rinuncerei al grill, alle piastre a induzione, al frigo, al fabbricatore del ghiaccio e aggiungerei una cantinetta per i vini. Non c'è da fare alcuna fatica a bordo, non ci sono arredi o cuscini da spostare per trasformare le zone. Dinette e predisole poppiero sono ampi e coesistono, ma se proprio volete potete traslare questi schienali. Lo spirito sportivo che caratterizza i rib è presente anche sotto coperta. La cabina più comoda è a prua. Ha spazi contenitivi accanto al letto e le luci LED sottolineano le forme. La cabina di poppa gode di una superficie molto ampia e le due cuccette si possono unire in un matrimoniale larghissimo. Una speciale edizione limitata ha il bagno diviso in due che separa le due cabine, le quali hanno anche accessi indipendenti. Esiste anche la versione con gli entro fuoribordo diesel, ma questa con i fuoribordo ha comunque una spiaggetta bagno grandissima. E ora andiamo a provarla con i Mercury Verado V12 da 600 cavalli. In plancia due grandi display della Garmin personalizzati per il Pirelli P50. Questa è la pagina che potremo tenere in navigazione, dove sono presenti tutti gli allarmi delle pompe di sentina e possiamo naturalmente anche attivarle. Ce ne sono altre: la pagina degli allarmi, del riepilogo di tutti gli allarmi, la pagina delle luci per l'attivazione e poi quella dei livelli, serbatoio del gruppo elettrogeno e quelli dei motori di propulsione. E infine la pagina di altre utenze, i frigoriferi, l'autoclave, insomma tutto sotto controllo. Anche la navigazione, ovviamente. Andiamo! Non
non mi sono ancora abituato a vedere quelle calandre ferme mentre giro la ruota di timone. Eh sì, il piede è sterzante, il motore è ben fisso sullo specchio di poppa. Con 1200 cavalli e 4 eliche, 2 per ciascun fuoribordo, quanto tempo occorre per planare? Pochissimo! Questa è l'andatura minima di planata, i motori sono a 2700 giri, siamo a 12 nodi. Il consumo è alto perché questo non è l'assetto migliore, però è quello ideale nel caso trovaste condizioni di mare molto mosso. Oggi il mare è mosso, c'è il vento, ma l'onda non è molto alta, è proprio un'onda di vento fresco. L'unica difficoltà è che è secca, ripida. Portiamo alle velocità di crociera. Avrete notato come i tubolari non tocchino l'acqua e questo non permette alle camere d'aria di controllare lo sbandamento, ma è utile per la velocità. E in ogni caso i tubolari sono una preziosa riserva di galleggiamento in caso di situazioni di emergenza e ci rendono più tranquillo l'ormeggio in porto. 20 nodi di velocità, il consumo in questo momento contro le onde è di circa 8 litri per miglio. Ma tenete presente che questa versione è ricca di accessori e che abbiamo i serbatoi pieni. Mannerfeld ha disegnato 2 Redan sotto questa carena e per sentire la loro efficacia bisogna superare i 25 nodi. A proposito, a 25 nodi il consumo è sceso a 7,5 litri per miglio. Vediamo a 30. Questa è la dimostrazione di ciò che stavo dicendo poco fa. 32 nodi, 6,5 litri per miglio. Andiamo più veloci, il consumo per miglio è inferiore perché aumenta l'efficienza della carena. Ho dato un po' di trim. Adesso la proviamo anche in virata per assaggiare la precisione di rotta. Quando si espone il fianco alle onde, quando si presenta insomma la carena al traverso, spesso è difficile che riesca a tenere la direzione precisa. Invece non tocco il timone, non tocco le manette, non correggo nulla e la virata continua esattamente come l'ho impostata. È chiaro, è uno scafo di 15 metri, ma è evidente che il bilanciamento dei pesi a bordo è tale da non influenzare il suo comportamento neanche quando cambiano le condizioni della superficie. I tubolari, essendo alti, non controllano la sbandata, ma l'angolo non è per nulla spaventevole e per niente esagerato. Ora, anche a dispetto delle condizioni di luce non favorevoli alla telecamera, ma mi metto con mare in poppa e do gas. Un po' di trim rende la prua più leggera, sposta la scia verso poppa, riduce la resistenza idrodinamica e ci fa correre più veloci. Noterete un leggero rollio perché in questo momento ho il mare al traverso, non in poppa, ma la sento comunque molto precisa. 45 nodi. Poppa piena, giù la manetta, su il trim. Tiriamo fuori l'anima sportiva di questi supermotori Mercury Verado 12 cilindri a V da 600 cavalli ciascuno e raggiungiamo i 48 nodi. È chiaro, se avessimo un po' meno persone a bordo, la troupe di The Boat Show è presente giù in cabina, se avessimo un po' meno litri di carburante, di acqua e di gasolio per il generatore, se non avessimo un generatore così grande, beh, sicuramente passeremo i 50 nodi.